amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 13 al 28 agosto verso la luna piena in pesci, proprio nel vostro segno, quindi voi potreste sentire in modo particolare queste energie. E vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla con il vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la luna, vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Un periodo perfetto per la riflessione e la ricerca interiore e spirituale, anche di allontanarci un attimino dalla realtà per scoprire i nostri sogni, i nostri desideri, seguire l'intuito. È un momento anche perfetto per porre fine a dubbi, incertezze e conflitti, visto che il livello di empatia sarà elevato e possiamo anche percepire attraverso sentimenti ed emozioni, magari possiamo scoprire delle cose importanti e concentrarci su queste. Di contro dobbiamo fare attenzione per noi stessi e per gli altri alla troppa sensibilità, al nervosismo, a vecchie situazioni ed esperienze che si ripetono, a ricordi spiacevoli, uno stato emotivo instabile che purtroppo ci può portare ad impantanarci nelle illusioni, nelle attese, nei dubbi, nelle incertezze e anche nelle paure. Queste sono le energie pro e contro e adesso andiamo a vedere gli oracoli per voi, quindi quali suggerimenti ci sono. A partire proprio dal 13 agosto abbiamo Dollaro d'argento che è una bellissima carta di prosperità e di benessere. Ci parla innanzitutto del raggiungimento di traguardi, di qualcosa di positivo o della possibilità che alcuni desideri entrano nel campo delle possibilità, soprattutto a livello materiale. Quindi vuol dire che si possono sbloccare situazioni, ci possono essere degli obiettivi o delle cose che magari avete già valutato e osservato precedentemente e quindi quando entrano nelle possibilità sia vuol dire che abbiamo più fiducia, ma sia perché ci sono delle circostanze intorno a noi che favoriscono questo nuovo inizio o anche la realizzazione. Queste energie di abbondanza possono aiutarvi in qualsiasi cosa, nella gestione, nella cura del denaro, di voi stessi, del vostro benessere e di tutto ciò che si possiede. Vediamo adesso. L'altro messaggio arriva sognando la luna, bellissima carta di intuito e soprattutto ci sta dicendo che l'universo ha un messaggio speciale per noi, quindi meglio prestare attenzione ai sogni e osservare segni, simboli, messaggi di vario tipo, oppure ascoltare il nostro istinto, mettersi nelle condizioni di favorire sogni e visioni. È un messaggio generico, quindi è ovvio che non posso dire nello specifico perché ognuno avrà un proprio messaggio, quindi già l'universo stesso ci sta dicendo che ognuno di noi potrà cogliere quel messaggio, ovviamente di fare attenzione in questo periodo proprio a questi messaggi intorno a voi e anche magari a dei sogni, anche a delle circostanze particolari che possono accadere. L'altro messaggio arriva dalla carta Lepre della Luna. Ci parla di rinnovamento e di rinascita, di fertilità creativa per nuove idee e progetti. Ci possono essere degli improvvisi cambi di fortuna, sì, sia di fortuna sia di programma, perché magari ci sono quelle cose inaspettate che se per esempio ci sono delle complicazioni, allora c'è quel colpo di fortuna positivo. Se magari alcune cose sono bloccate, ferme
allora abbiamo l'opportunità di sbloccarle. Ci sono alcune cose che andranno meglio di quello, che pensiamo. Direi, visto che essendo una carta di rinnovamento, possiamo anche prepararci a seguire la corrente, il flusso degli eventi e quindi, cogliere opportunità di vario genere. E adesso vediamo i messaggi dall'oracolo dello sciamano. Abbiamo delle belle energie positive, questo è voluto uscire, io l'accetto, quindi vuol dire che c'è un messaggio. E quindi dicevo che ci sono delle belle energie molto positive per voi. Abbiamo visto di abbondanza, di ottenimento, anche dal punto di vista, direi soprattutto a livello materiale, fisico. E il testimone che è saltato fuori così, secondo me, ha a che fare, dato il suo significato, di essere e vivere nel momento presente, di ascoltarsi, di vivere in pieno dei gesti quotidiani, di agire in modo consapevole, di cogliere ispirazione. Anche questo parla di messaggi, di ricevere messaggi intuitivi. Siccome parla di azione e di vivere il presente, ci sta dicendo proprio di trovare forza nell'azione, di seguire l'impulso, di cambiare e quindi di andare oltre i preconcetti, smascherare le convinzioni, di lasciar, accadere e quindi di, osservare anche un po' il ritmo, di osservare, fermarsi quando è necessario, di, respirare e di accogliere, insomma, quello che arriverà a noi. L'altro messaggio arriva da il sonaglio. Il sonaglio a me piace molto come messaggio perché sì, ci parla di protezione, di qualcosa che ci può aiutare, qualcuno da lassù, oppure delle cose che favoriscono la meditazione, la preghiera, l'invocazione, eccetera. Non solo, ha a che fare anche con la comunicazione, il richiamo sottile e qui ritorniamo proprio ai messaggi che possono arrivare e grazie a questi possiamo muovere l'energia, possiamo risvegliare un potere latente, sbloccare situazioni, quindi ottenere, degli ottimi risultati. L'ultimo messaggio arriva dall'Imago della pioggia. È un ultimo messaggio che ci parla di manifestazione, quindi di ottenimento di risultati. L'importante è agire per il bene sia diciamo per qualcuno che amiamo o anche e soprattutto per noi stessi, di compiere degli atti creativi, di utilizzare il nostro potere personale, di aver consapevolezza profondo del proprio ruolo, di accettare alcune cose per quelle che sono effettivamente, quindi essere onesti e sinceri soprattutto con noi stessi, di riconoscere il valore di ciò che c'è, di quello che abbiamo a disposizione, di quello che siamo e co-creare. Ecco ancora che risuona proprio quel messaggio di collaborare con il divino, di aver fiducia nell'imprevedibilità. Lo dico sempre, l'universo lavora con noi, non per noi, quindi dobbiamo dare una mano con le nostre intenzioni, con il nostro fare e con il crederci veramente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!